Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e mi dispiace ma non ho mai sopportato la rivalità tra John Cena e Randy Orton. La compagnia li vedeva come i moderni The Rock e Stone Cold, due rivali destinati a battagliare in eterno, ma la verità è che i loro scontri hanno spesso faticato a rispettare il tasso di epicità con cui ci erano venduti. Ad un certo punto il pubblico non ne poteva più di vederli l'uno contro l'altro e la faida divenne una tortura. Posso affermare con certezza che solo in una manciata di occasioni hanno proposto un bello spettacolo. Nell'arco di 20 anni si sono affrontati la bellezza di 22 volte, questo ovviamente comprendendo solo e soltanto Raw, SmackDown e Pay-Per-View. Se dovessimo contare pure gli house show non ripresi dalle telecamere probabilmente faremmo notte, e pensare che ancor prima di approdare in WWE si scontrarono nel territorio di sviluppo, la OVW, l'Ohio Valley Wrestling, nel gennaio del 2002, potete recuperare l'incontro proprio qui su YouTube. Fatto sta, oggi terremo in considerazione solo gli incontri 1 contro 1 televisivi fatti in WWE perché altrimenti rischio seriamente di impazzire. Questi sono tutti, ma proprio tutti, i match tra John Cena e Randy Orton dal peggiore al migliore. Numero 22, Hell in a Cell 2009. Abituatevi a sentire quell'annata, si affrontarono una marea di volte nel 2009 e a tutti gli effetti l'anno dell'esasperazione. È qui che abusarono degli scontri tra il leader della C-Nation e la Vipera, creando nei fan un forte senso di rigetto. Si scambiarono il titolo ad ogni loro match in modo da arrivare alla rivincita, in questo caso all'interno della gabbia infernale dell'Hell in a Cell. Spoiler, nemmeno il capitolo finale. Poi era appena iniziato il periodo di decadimento per la stipulazione col suo pay-per-view a tema omonimo, quel senso di oppressione dato dal TVPG che annullò ogni tipo di violenza, rovinò molti Hell in a Cell. Cena e Orton lottarono un incontro lento, per nulla sadico, con la gabbia che sembrò più un contorno. Uno dei peggiori Hell in a Cell della storia, per forza il loro match peggiore, e mamma mia questa scena. Numero 21, Raw il 7 maggio 2007. 2 settimane dopo l'ottimo Fatal 4-Way di Backlash che li vide coinvolti, ma ancora non in faida diretta. Si tratta di un match utile soltanto alla presentazione del nuovo sfidante alla cintura del bostoniano, infatti dopo appena 3 minuti arrivò The Great Khali per mettere le mani sul titolo di campione WWE. Cena allora lasciò perdere il match in corso con Orton per fermare il gigante indiano che però lo colpì. La puntata terminò così, senza nemmeno un annuncio per l'incontro, presumo io terminato in no contest. Da lì partì la costruzione per il pay-per-view Judgment Day in cui il leader della C-Nation sottomise Khali. Numero 20, SummerSlam 2009. Quanto mi dà fastidio questo scontro, è così tedioso e frustrante, non si vede l'ora di arrivare alla fine e la cosa peggiore è che si vive tale sensazione più volte. Il match viene fatto ripartire per ben 3 volte, nell'ordine dopo che la Vipera si fa squalificare, contare fuori e che esegue uno schieramento irregolare. Tutte le volte l'announcer Lillian Garcia comunica che su decisione di Vince McMahon si debba ripartire. Il chairman però non si fa vedere, fa tutto nell'ombra perché in fondo un incontro per il titolo WWE al più grande party dell'estate non è nulla di troppo importante. E dopo che per ben 3 volte impedì ad Orton di conservare la cintura in maniere truffaldine, mi spiegate perché non si fa nulla dopo che un tifoso entrò nel ring per bloccare una STF applicata dal bostoniano? Alla fine si scoprì che quel fan fosse Bret DiBiase, fratello di Ted, compagno di Randy nella Legacy. Numero 19, Unforgiven 2007. Torniamo indietro alla loro prima rivalità per il titolo WWE, quindi c'era ancora un senso di freschezza, e dopo il più che riuscito main event al più grande party dell'estate, SummerSlam, il rematch seguente venne trattato più come un affare personale piuttosto che una lotta per la cintura di campione mondiale, per via dell'attacco che il Legend Killer attuò nei confronti del padre del bostoniano, John Cena Sr., quindi con la promessa che lo spettacolo in programma per Unforgiven si sarebbe incentrato sulla vendetta. He will see rage in these eyes and feel pain. Non vennero nemmeno inseriti nel main event della serata, quel posto toccò ad Undertaker e Mark Henry, lo trattarono più come un angle che come un match, una rissa da strada con un finale terribilmente deludente, e dopo poco più di 5 minuti l'arbitro chiamò la squalifica ai danni di Cena con vittoria di Orton. Il padre del bostoniano poté vendicarsi ripagando il Legend Killer con la sua stessa moneta e l'obiettivo era allungare il brodo per un'altra rivincita, un last man standing per il titolo WWE a No Mercy, incontro che purtroppo dovettero cancellare all'ultimo per l'infortunio al pettorale del leader della C-Nation. Numero 18, No Way Out 2008.
Risulta strettamente collegato all'infortunio patito da Cena di cui vi ho appena parlato, perché tornò in metà del tempo previsto per il recupero già alla Royal Rumble, entrando a sorpresa col numero 30, e come ben sappiamo quella vittoria diede al bostoniano il privilegio di sfidare il campione a WrestleMania. Peccato che John decise di non voler aspettare sino allo Showcase of the Immortals e sfruttò subito la sua title shot contro la Vipera nel pay-per-view che sta in mezzo nella Road to WrestleMania, No Way Out. No, you dumb bastard, I don't want to wait till WrestleMania. No way out, you and me for the WWE Championship. Che strano modo di giocarsi un possibile main event del Grand Eddie of the Mall, tra poco vi dirò perché. Come match non è nemmeno tra i loro peggiori, sul piano lottato non merita una posizione così bassa, ma il finale con Orton che, una volta messo con le spalle al muro, ricorre alla squalifica schiaffeggiando l'arbitro per restare campione, è triste, fatto apposta per far arrabbiare i tifosi, peccato odiassero Cena. Mi spiace, sa di spreco, l'ho messo così basso perché a conti fatti è il loro scontro più evitabile in assoluto, e il motivo per cui bruciarono così un main event di WrestleMania è perché pensavano già all'aggiunta di Triple H, che quella stessa sera si aggiudicò l'Elimination Chamber per il posto di number one contender. Numero 17, TLC 2013. Lo show precedente, Survivor Series, è ricordato per essere una delle edizioni più brutte della kermesse, terminato col faccia a faccia tra i due campioni mondiali, quello WWE Randy Orton e quello dei pesi massimi John Cena, suggerendoci il loro ennesimo scontro per eleggere il primo campione WWE dei pesi massimi. Un'unificazione del tutto forzata e che non interessava a nessuno. Pensate solo che durante il segmento dell'ascesa delle cinture in palio, il 9 dicembre a Raw, i tifosi iniziarono ad incitare Daniel Bryan. Come TLC match, incontro con tavoli, scale e sedie, mia stipulazione speciale preferita tra parentesi, è dannatamente fiacco, con in più i due titoli appesi ad un'altezza ridicola. Perché li misero così in basso? Quando il leader della C-Nation rimase appeso non c'è pericolo, gli basterebbe fare un saltello per scendere. I due non furono per nulla a loro agio in questa stipulazione e anche il finale non è particolarmente riuscito, con la Vipera che dovrebbe far cadere l'avversario su un tavolo all'angolo, però mancato alla grande. Non il match migliore possibile per eleggere il primo campione WWE dei pesi massimi dell'era moderna. Numero 16, Raw il 14 novembre 2005. Cronologicamente il primissimo scontro tra i due e non poteva capitare in circostanze più tristi di così. La sera prima morì Eddie Guerrero e le successive puntate di Raw e SmackDown, registrate assieme, si trasformarono in due show di tributo alla memoria del Latino Hit, due puntate parecchio commoventi, e nel main event dello show rosso il leader della C-Nation, all'epoca campione, affrontò il Legend Killer. Il titolo WWE non era ovviamente in palio, coi due che in più militavano in roster diversi tra l'altro, giusto una manciata di minuti d'esibizione per dar modo al bostoniano di dare un ultimo saluto ad Eddie. Numero 15, Raw il 19 febbraio 2007. Quella stessa sera Orton aiutò il compagno Edge a qualificarsi per il Money in the Bank ladder match, e com'è che la Rated R Superstar lo ripagò, facendolo squalificare nel main event contro John Cena. Non c'è molto altro da dire, è un piccolo tassello all'interno di quella Road to WrestleMania 23, dopo che il leader della C-Nation e Shawn Michaels sconfissero i Rated R KO per le cinture di coppia, e in attesa che i quattro, dopo lo Showcase of the Immortals, potessero scontrarsi nel 4-way di Backlash. Numero 14, Raw il 12 maggio 2008. Continuando a parlare di incontri in puntate settimanali senza cinture in palio, poco ispirati e poco memorabili, eccovi questo qui, 6 giorni prima del pay-per-view Judgment Day e senza che i due fossero nemmeno in faida. Il match venne deciso dal general manager William Regal e fu sempre lui che, nel bel mezzo della sfida, annunciò la presenza di un nuovo arbitro speciale, JBL, lui sì in rivalità con il leader della C-Nation. La vittoria infatti andò alla Vipera grazie ad un big boot con conteggio rapidissimo del miliardario texano. Numero 13, Raw il 25 ottobre 2010. Queste posizioni in classifica sono facilmente intercambiabili, nessun match spicca troppo più di altri, sono tutti noiosamente dimenticabili, al massimo ci possono essere finali capaci più o meno di far infuriare. In questo caso, nel bel mezzo della storyline del Nexus, il bostoniano lottò per rappresentare Wade Barrett, in modo che, in caso di vittoria contro il campione WWE, l'inglese potesse scegliere l'arbitro per il rematch con la Vipera in programma per Survivor Series, così Barrett, con un'astuta mossa padronale, colpì Cena. La vittoria per squalifica bastò per fargli ottenere il vantaggio, ma diamine se rese tutto l'incontro inutile. Numero 12, Royal Rumble 2014.
spacciato dalla WWE come il più grande rematch di tutti i tempi, ma come poteva esserlo se già ai tempi si era perso il conto di tutte le volte che li avevamo visti l'uno contro l'altro? Vi prego, basta, fatela finita. Tra l'altro si vede che non sapessero proprio chi mandare contro Orton alla rissa reale e quasi per necessità ripescarono Cena nonostante la sconfitta nel TLC match del mese prima non gli desse alcun appiglio, ma come scusa riciclarono un attacco al padre di John, seduto in prima fila, quando si dice minestra riscaldata. Senza stipulazione speciale offrirono un incontro noiosissimo, uno dei più noiosi che abbiano mai fatto. È uno degli scontri che la WWE ci ricorda di più per via dell'assurdità nel momento delle finisher rubate, la vipera che fa la STF e il bostoniano che fa l'RKO, ma i tifosi presenti all'arena rigettarono il match. Almeno l'intervento nel finale della Wyatt Family servì per dare il via alla rivalità di Cena per WrestleMania. Numero 11, Raw il 22 settembre 2014. La sera dopo Night of Champions, quando Seth Rollins rovinò la rivincita tra John Cena e Brock Lesnar nel tentativo di incassare la valigetta del Money in the Bank, il bostoniano provò a sfidare l'architetto, che però venne prontamente protetto dall'Authority, che mandò contro il leader della C-Nation, Randy Orton. Tanto un match in più o in meno tra questi due non avrebbe fatto alcuna differenza, facciamone un altro. Non so davvero che altro dire, i loro scontri nelle puntate settimanali sono tutti così simili tra di loro, e quasi sempre con di mezzo una squalifica, qui causata da Rollins e gli altri dell'Authority a bordo ring. Numero 10, Raw il 18 febbraio 2008. A No Way Out, Triple H si aggiudicò la camera dell'eliminazione assicurandosi un posto a WrestleMania, ma come già raccontato, quella stessa sera il leader della C-Nation era stato fregato dal Legend Killer. Così il general manager William Regal decretò che l'ultima chance di John era battere Randy Orton con The Game nelle vesti di arbitro speciale, dinamica che ha impreziosito un match altrimenti dimenticabile. Cena vinse in modo netto e incontrovertibile con la FU e Triple H non poté fare altro che contare lo schienamento. Pensandoci un attimo, non la scelta più logica da attuare per Triple H, che così si ritrovò tra i piedi un altro contendente al titolo, ma in un modo o nell'altro dovevano pure arrivare al triple threat per WrestleMania, e ad onor del vero, dopo il conteggio, atterra il bostoniano con il pedigree. Numero 9, SmackDown il 7 febbraio 2017. Pochi giorni prima il bostoniano sconfisse AJ Styles strappandogli la cintura di campione della WWE e la Vipera vinse la sua seconda Royal Rumble guadagnandosi un match titolato a WrestleMania 33, quindi era già uno dei main event in programma per quell'edizione dello Showcase of the Immortals, eppure decisero di farlo subito in puntata a SmackDown. Mi chiedo come mai, forse perché non l'avremmo visto a WrestleMania. Cena perse il titolo poche settimane dopo all'interno dell'Elimination Chamber, ma a parte tutto, il loro unico scontro nello show blu non è male, per quanto sia un affare visto e rivisto. Ha un non so che di celebrativo, come se fosse l'ultima volta in cui li avremmo visti l'uno contro l'altro, e per diversi anni è stato effettivamente così, anche se dispiace non aver avuto un vincitore netto e pulito. L'arrivo di Bray Wyatt e Luke Harper fece capire quali fossero i piani del titolo in vista di WrestleMania. Numero 8, Raw il 14 dicembre 2009. Per l'edizione degli Slammy di quell'anno venne organizzato un torneo a 4 uomini per eleggere la Superstar of the Year. A parteciparvi furono CM Punk, Undertaker, Randy Orton e John Cena. Indovinate un po', ad arrivare in finale furono proprio i due che lottarono per tutta l'estate per il titolo. L'idea di decretare la Superstar dell'anno con un torneo è così stupida, ma il match fu carino in realtà, anche perché è uno dei pochissimi tra i loro scontri fatti in una puntata settimanale con un finale pulito. Nessuna interferenza, nessuna squalifica, un minutaggio anche discreto e vittoria del bostoniano attraverso l'esecuzione dell'Attitude Adjustment per guadagnarsi lo Slammy di Superstar del 2009. Numero 7, Raw il 10 febbraio 2014. Siccome si trattò del rematch del più grande rematch di tutti i tempi, come diavolo dovremmo chiamarlo? A posteriori fa anche molto ridere sentire John Cena dire che così terminerà la sua rivalità con Randy Orton. Because tonight, I close my rivalry with Randy Orton. Battuta a parte, fecero decisamente meglio qui rispetto che alla Royal Rumble 2 settimane prima, grazie ad un minutaggio particolarmente generoso per una semplice puntata settimanale, 20 minuti, in cui sì, non mancano i tratti distintivi più tediosi della loro serie, le immancabili headlock della Vipera, ma almeno non viaggiano col pilota automatico, provarono ad alzare un minimo l'asticella della faida, da menzionare poi il secondo ed ultimo finale pulito, senza interferenze per un loro match in puntata, proprio come nella sfida per lo Slammy del 2009, anche qui a vincere fu il leader della C-Nation. Numero 6, Raw il 13 settembre 2010.
Per quel che mi riguarda, il miglior match tra Cena ed Orton a svolgersi in una puntata settimanale, un tables match che più cacciarone di così non si può e di conseguenza fu anche parecchio divertente. Si perde il conto di tutte le interferenze, dapprima i membri del Nexus, alcuni di loro schiantati sui tavoli, poi toccò a Chris Jericho ed Edge con tanto di spear sbagliata della Rated R Superstar all'angolo e infine il campione WWE in carica Sheamus finito vittima dell'attitude adjustment del bostoniano. Insomma, successero talmente tante cose che è difficile tenere il registro, esagerato ma molto divertente, con vittoria della Vipera che annullò l'AEA dell'eterno rivale con una RKO appositamente sul tavolo. Uno spot molto famoso, ma pare che Randy non lo apprezzi troppo, l'ho anche raccontato, la sua schiena batte sul tavolo, il match doveva finire in pareggio e ha anche ragione. It doesn't quite make sense. Numero 5, Bragging Rights 2009. Credo fermamente che sia l'incontro più frainteso tra tutti e 22 della loro serie, perché tra i fan è odiatissimo, penso addirittura che c'è chi, imbracciando il pregiudizio, non l'abbia nemmeno mai visto, e per carità capisco che arrivati al loro quarto pay-per-view consecutivo tra estate e autunno del 2009 nessuno volesse vederli scontrarsi ancora una volta per un'intera ora, appariva già di per sé estenuante. So legendary, Randy, that this is how the rivalry ends. Non vi mentirò, 60 minuti sono un tempo lunghissimo a vedere John Cena e Randy Orton nel ring, ma la libertà dell'assenza di squalifiche e count-out gli permise di spaziare oltre i confini del quadrato. C'è molta più fantasia in questo Iron Man match di quanta probabilmente ce ne sia in tutti gli altri scontri. Un sacco di oggetti contundenti, tavoli rotti, la Vipera che prova a dar fuoco al bostoniano sullo stage. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, e se questo sul punteggio di 6-5 fosse stato il finale della faida, forse avrebbe macinato qualche posizione in più in classifica, a pelle faticoso, ma in realtà capace di divertire. Poi ovvio non odio nessuno al punto tale da dirgli passa un'intera ora guardando l'Iron Man match tra John Cena e Randy Orton di Bragging Rights 2009, non sono mica un mostro. Numero 4, Hell in a Cell 2014. E parlando di scetticismo, ricordo ancora come venne accolto l'annuncio del secondo match nella gabbia tra i due eterni rivali, pochi mesi dopo il rematch del rematch più grande di tutti i tempi, che in teoria avrebbe messo fine alla loro faida. Poi, dopo la schifezza del 2009, chi voleva un altro Hell in a Cell? Nessuno, ecco chi, anche se da stipulazione il vincitore avrebbe affrontato Brock Lesnar per il titolo WWE, ma ad onor del vero fu una delle più grosse sorprese della loro intera rivalità, davvero un buon match. Anche i più scettici non poterono fare altro che ammettere la buona riuscita del loro secondo Hell in a Cell, che nella fase finale diede vita ad un inaspettato clima di eccitazione, del tutto assente dal loro precedente. Numero 3, Backlash 2025. Il loro match più recente, incrocio le dita affinché resti per davvero il loro ultimo scontro, vi prego non smentite il One Last Time del poster. Proprio in questi giorni ho fatto uscire la recensione dell'ultimo Premium Live Event, quindi in caso recuperatela se vi interessano opinioni più approfondite sull'ultimo scontro tra il bostoniano e la Vipera. E anche qui sono stati bravi abbastanza nello smentire gli scettici, è molto meglio di quanto ci si aspettava. Grazie al pubblico di St. Louis si crea un bel clima e nel finale c'è davvero una forte euforia, ci si diverte. Mai avrei pensato di vedere R-Truth in un match tra Cena e Orton, ma ha comunque senso nella storia. Numero 2, Breaking Point 2009. In appena un terzo del tempo impiegato dall'Iron Man match ottennero lo stesso identico risultato, quindi invece che spendere un'intera ora recuperatevi il loro I Quit, anche perché è forse l'incontro che più di tutti tiene fede ai valori e alle caratteristiche dei due contendenti, con Orton nella fase più sinistra della sua carriera, pronto a tutto pur di difendere il titolo WWE, e con Cena mai disposto ad arrendersi, anche se ammanettata ad un angolo, costretta a patire le pene dell'inferno, continua imperterrita a resistere. Parecchio catartico il momento della sua liberazione afferrando le chiavi delle manette per poi scagliarsi con tutta la furia di cui è capace, imprigionando la Vipera nella migliore STF che abbia mai applicato. Ci credo, almeno tirando il braccio di Orton dalla parvenza di un soffocamento, è così che dovrebbe essere. E numero 1, SummerSlam 2007.
A distanza di quasi 20 anni lo considero ancora il migliore perché è quello che più tra tutti mi è pesato meno da riguardare. Essendo il loro primo scontro in pay-per-view con in palio il titolo di campione WWE, c'è ancora un sapore di novità, un distinto senso di freschezza nel contrapporre i due pupilli della compagnia. Un buonissimo e solido main event per un'edizione al contrario terribile nel complesso di SummerSlam, in cui le speranze per i futuri loro scontri vennero alimentate dalla prima più che soddisfacente riuscita. Entrambi disposti a dare il tutto per tutto, stimolati all'idea di trovarsi uno contro l'altro nello stesso ring, ma come abbiamo visto raramente seppero regalare magie simili anche solo alla lontana. Questi erano tutti i match tra John Cena e Randy Orton dal peggiore al migliore. Siete d'accordo con la mia classifica? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.